La nostra performance, l'atto finale, è stato nel cuore della notte, ovvero nel passaggio tra la fine della movida e l'inizio del mercato, attaccare dei manifesti tutti bianchi, perché era una cosa che contrastava con tutti i suoni, i colori e le storie che avevamo visto, sentito, ascoltato, sperimentato. Abbiamo attaccato questo punto di domanda perché è una domanda che vorremmo fare, non abbiamo risposte. Abito a Palermo da circa 2 anni, ogni volta che andavo alla Vucciria sentivo semplicemente un caos, un affastellarsi di suoni. Nel momento in cui mi hanno chiesto esplicitamente di cercarne alcuni, mi è cambiata la percezione del luogo attraverso la creazione di un paesaggio sonoro. Sono due i suoni che sono risaltati particolarmente perché da una parte ho sentito in modo particolare il suono dei coltelli, che per me è legato al suono dei mercanti, dei commercianti che tagliano la merce che vendono, e quindi mi restituisce la presenza di un luogo in cui ancora le bancarelle ci sono, in cui ancora ci sono delle attività commerciali in corso. Però dall'altra parte mi ha colpito molto anche il sentire, l'ascoltare della musica proveniente da un locale che è un centro di aggregazione, e quindi per me la Vucciria rimane come un luogo in cui l'attività commerciale si colloca nello sfondo di un luogo che è un luogo di ritrovo, un luogo in cui viene condiviso ormai anche dell'altro rispetto al mercato stesso. Io sono venuta da Berlino, e già a Berlino, sapendo che dovevo fare questo progetto, il mercato invisibile, alla Vucciria a Palermo, e non sapendone niente né della Vucciria né di Palermo, sono andata su Google e ho messo la parola Vucciria e ho visto un po', volevo studiarmi un sacco di cose e venire qua già con una bella idea di performance forte da fare, magari da ripetere tutti i 5 giorni e da fare con voi. Quello che ho visto è che c'era questo mercato coloratissimo, tipico mercato siciliano, con un sacco di suoni, sapori, cibi, pesce, carne, frutta e tantissimi acquirenti, tantissimi venditori, che non esiste più. È un mercato invisibile che ha due ingressi, un ingresso che è quello pieno di lucine
con scritto Vucciria. Ovviamente non è per i locali, perché tutti quelli che vivono qua sanno dov'è la Vucciria, ma è quello per i turisti. E poi invece ho scoperto in questi giorni di workshop che c'è un altro ingresso che è da un'altra via, dove in realtà di giorno c'è solo una unica bancarella in mezzo a macchine parcheggiate, e l'altro ingresso c'è Raffaele che racconta, che ti accoglie, ti vuole conoscere e ti fa sedere sulla sua panchina. Abbiamo fatto quell'ingresso anche ad un orario un po' improbabile, cioè alle 4:30 del mattino. È stato allora che mi sono accorta della cosa più triste degli ultimi giorni, forse qua a Palermo. Cioè, eravamo di fronte ad un bottegaio che apriva il suo loco, dove vendeva baccalà fondamentalmente. Ed è stato circa 2 ore a preparare tutta la sua postazione e tutti i suoi attrezzi, dopodiché è arrivato il pesce, ha iniziato a pulirlo e i primi clienti sono arrivati dopo circa 2 ore. Allo stesso tempo noi eravamo attorniati da ragazzi che invece erano reduci della notte prima, erano completamente ubriachi se non altro e non capivano niente. Avevano argomenti di discussione totalmente estranei a quello che stava avvenendo in quel momento e io ero immersa totalmente nell'attività di questo venditore che metteva una quantità di amore nel suo lavoro che raramente vedi. Era come se questo lavoro fosse la sua dote, non un lavoro, il suo senso di vita. Immagini spassionate. Immagini spassionate. Bella parola. L'ho vista scritta qua. Dove? Era scritta. Panasonic. Fallo! Allena arriva! Si chiama Ho incontrato Salvatore il terzo giorno che eravamo qua al mercato, perché sì, alla fine quando ci siamo trovati qua abbiamo capito che non potevamo tirare fuori la telecamera il primo giorno ed è stato un bene iniziare a fare le interviste, iniziare a chiedere delle cose alle persone dopo esserci stati 2 giorni. Respirare un po' che cosa significava rimanere lì tutto il giorno come fanno loro, che alla fine chi vende di giorno vende la notte, insomma c'è una giornata di 24 ore. Insomma, ho incontrato Salvatore e dopo avergli chiesto che cosa avrebbe portato lui fuori per descrivere la Vucciria, e lui ha risposto alle balate come quasi tutti gli altri. Spenta la telecamera e spento il registratore, lui ha iniziato a raccontare di quando era alle elementari. E alle elementari era suo padre che vendeva il pesce nella stessa bancarella e lui era un bambino fortunato. Era un bambino fortunato perché i suoi compagni di classe al massimo avevano 5.000 lire
in tasca, e lui invece ne aveva molti di più, perché diceva che il padre faceva un lavoro che a quell'epoca era più ben pagato di un banchiere, e vendeva il pesce nella piazza centrale della Vucciria. Non so se i palermitani siano fatalisti perché esistono o sono esistite le balate o viceversa. Un giorno ci siamo fermati di fronte a un bancone del pesce e ci hanno raccontato come fossero tanti gli aneddoti legati alle balate, al fatto che erano sempre bagnate perché c'era sempre l'acqua che scorreva per pulire di tutto, e in particolare che per dire che una cosa era difficile da realizzarsi si diceva che questa cosa la farai, tipo ti sposerai quando le balate della Vucciria saranno asciutte, e tutti e tre i ragazzi dietro il bancone del pesce, nonostante fossero relativamente giovani, ci guardavano sorridendo dicendoci noi siamo tutti sposati. Alle 2 chiudi, alle 5 vengono i suoi figli e giapano di nuovo fino alle 5 di mattina. E tanto ci sono qua più da 1000 persone, come questa sera ci sono più da 1000 persone. Domani sera ce ne saranno di più, che aggiornano qua. Ma è finita la Vucciria, non è una volta. Ho detto che mi porterei. Io prenderei, io non ci sono nemmeno più le balate, quelle antiche, di marmo. Quelli se ne hanno portati pure, non c'è niente da portarli. Si hanno portati i balate buone, hanno portati i basai. Quelle buone come erano? Quelle erano migliori, non erano così. Quelle erano a pavimento. Erano altre bianche. balate. E si buttarono? E allora se l'hanno portato loro e hanno messo questi. Hanno aggiustato tutte le balate, le strade, speriamo che aggiustano tutte le strade di Palermo, che sono un po' tutte rotte. Speriamo. E di lui che ne pensa, di questo ragazzo giovane? È un bel ragazzo, Un bel ragazzo. un bel lavoratore. Dei giovani con la Vucciria che ne pensa? Allora, Lo so, però non c'è. non c'è finita. Oh, non c'è, adesso è invisibile. Non è più la Vucciria. No, questo è vero, non c'è più la Vucciria. La Vucciria una volta non c'è più. Ormai è diventata la movida, la notte c'è la vita. La notte ci divertiamo tanto, c'è la gioventù di notte. Il giorno si dorme, per chi non lavora. E in Vucciria c'è una cosa in particolare, non si asciugano mai le balate. E sono sempre bagnate. Giusto? Giusto. Confermiamo? Confermiamo. Chi te l'ha detto? Tu guarda tu le balate, non ti hai visto le balate? Fai un'inquadratura in pieno. Non si asciugano mai. E fai una ripresa qui, una ripresa morta, e hanno messo questa accanto, che te l'ha scritto loro. Quando uno è cresciuto in queste balate, deve morire in queste balate. E mi ricordo che c'erano delle persone che gridavano dei numeri. Ora io non so bene perché gridassero questi numeri e non l'ho capito durante tutta la settimana. Il primo giorno che li ho visti erano in 2 e andavano gridando nella piazza principale, poi si allontanavano nelle strade, poi a un certo punto non li ho più sentiti. Poi un altro giorno ho visto un tipo con una valigetta che ha estratto un bigliettino da questa valigetta da cui ha letto un numero, che era il numero 9, e lo gridava anche lui come se fosse un'estrazione del lotto. Però poi non sono riuscita a capire alla fine questi numeri che cosa significassero, mi sono incuriosita parecchio. Domenica 24 maggio, siamo a Piazza San Domenico e abbiamo scoperto soltanto dopo averla fatta che la parte forse più importante e delicata della nostra performance è stata fatta ieri, e questa cosa ha dato un senso strano a tutto quello che stavamo facendo, perché la nostra performance parlava delle contraddizioni
di un luogo che sembra essere simbolo ma anche buco nero di questa città. Also da muss jetzt mal in die Kneipe rein. Und at the Sitz or Tutto nero, alla cena.